Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi di nuovo qui a parlare di Fanatec e soprattutto dei valori delle impostazioni. Mi avete da sempre chiesto: ma tu quale impostazione utilizzi per correre? Io vi ho sempre risposto: ragazzi, le impostazioni sono super personali, come quelle dei setup per le auto. Che cosa significa? Non che le voglio tenere mie nascoste, ma che le mie impostazioni non sono quelle giuste per voi. Vedere quei post o quei video che dicono mettete queste impostazioni che sono perfette non è così, perché le impostazioni dello sterzo sono tali e quali a quelle delle sospensioni di un'auto. I setup che io vi porto per Tokyo sono degli ottimi setup, ne sono cosciente, ma sicuramente, indubbiamente, al vostro andare a personalizzare magari anche di poco quei valori che riescono a rendere l'auto più idonea al vostro stile di guida vi farà andare più veloce. Quindi non è il setup che è perfetto, è un ottimo setup di partenza, ma ognuno di noi dovrebbe lavorarci sopra per ottenere la soluzione, la risoluzione migliore a livello di tempi sul giro. Idem vale per il volante. Ripeto, non esistono impostazioni perfette, impostazioni con le quali andrete più forte. No, esistono delle impostazioni e quindi col video di oggi vi voglio far capire perché andare a modificare quelle impostazioni, quindi come rendere questo volante adeguato al vostro stile di guida. Ovviamente vedrete anche le mie impostazioni e potete metterle senza nessun tipo di problema, ma tenete presente e ascoltate bene quello che vi dico, perché non sono le impostazioni dei top player che fanno la differenza sul vostro tempo sul giro, ma è il modo in cui voi interpretate ed andate a modificare quelle impostazioni per far fare al volante quello che volete voi. Eccoci nella home dell'app Fanatec. Al momento l'ultima versione è la 454. Entriamo nel tuning menu ed ecco i famosi valori. Partiamo dalla sensitività. Vi dico che se vi fermate sulle barre o sui nomi, comunque lui vi spiega che cosa va a modificare questo parametro, ma vediamolo insieme. La sensitività è l'angolo di sterzo che noi riportiamo sul motore. Tenendolo su auto, ovviamente acquisirà quello dell'autovettura che stiamo guidando. Per questo vi ho sempre detto su Gran Turismo di tenerlo in auto, vista la più disparata categoria di auto che ci sono. Non possiamo guidare una gruppo 1 con lo stesso angolo di sterzo di un'autovettura stradale. Mettendolo su auto ci ritroveremo quello che il produttore ha studiato per quella tipologia di autovettura. Il secondo valore, il force feedback, parla da solo, è l'intensità, la durezza che vogliamo ritrovare sullo sterzo. Io ce l'ho al 92%, quindi il motore lavora su 7.4 Nm, ma attenzione, perché questo valore è influenzato anche dalla sensibilità che andate a mettere sul gioco in impostazioni controller nei valori sterzo. Il primo valore, se sta a 10, quindi al massimo, troverete questo, ma se andate a scendere, quindi a portarlo a 6, 5, 3, 2, non sarà più questo valore, ma sarà ridotto in base al valore che andate a mettere voi sul gioco. Questo è importante da sapere. Se avete un valore a 2, questo lavorerà a 2 Nm, quindi se anche lo mettete al 100% non avrete 8 Nm ma 2. Fate attenzione. Questa è la modalità di lavoro del force feedback. Lavora o sul picco o lineare. Vedete come è sceso il valore 5.5 Nm. Che cosa cambia? Il motore non riesce a tenere costante questa forza, quindi questi 7.4 Nm. In caso ad esempio di un sovrasterzo di potenza e noi andiamo a riprendere l'auto, darà una botta forte a 7.4 Nm, pian piano andrà a scendere, anche se magari la forza dovrebbe essere ancora costante. Beh, mettendolo sul lineare lui mantiene la forza fin quando il gioco invia quella forza. Questa è la differenza, ma a livello di resistenza passare da 7.4 a 5.5 è tantissimo, è veramente diverso. Passiamo a quest'altra parte. Questi prossimi 4 valori che andiamo a vedere non sono valori o parametri che invia il gioco, ma sono delle elaborazioni che la Fanatec fa e quindi che il motore, questo GTDD Pro, fa in base ai dati che gli arrivano. Quindi andate a modificare
i dati di gioco inviati dalla console. Su che cosa influiscono? Partiamo dal Natural Damper. Questo qui è uno smorzatore delle vibrazioni, quindi le vibrazioni che arrivano, i comandi che arrivano sul motore, a seconda del parametro che mettete, lui li va a smorzare più o meno. Se lo mettete al 100% li amplifica, avrete uno sterzo durissimo e difficile da far girare. Se lo mettete al minimo, invece, compaiono delle oscillazioni e soprattutto dei comportamenti scorretti. Il produttore consiglia di tenerlo al 50% e ve lo consiglio anche io. Ho provato tantissime impostazioni, ho diversificato questo valore in più prove, mi trovo bene così, quindi lo tengo al 50%. Passiamo al Natural Friction. Questo ce l'ho disattivato, come tra l'altro consiglia proprio la Fanatec, ovvero non consiglia, come default lo dà su off, e dopo averlo provato l'ho lasciato su off. Che cosa fa? Serve per prevenire delle oscillazioni, soprattutto con le autovetture gruppo 1 per esempio. Ad alta velocità sul rettilineo spesso lo sterzo comincia a oscillare da destra a sinistra e dovete fare molta forza per tenerlo a seconda del force feedback che avete attivo. Ma soprattutto la cosa diversa e che è molto particolare, va a simulare una cremagliera di sterzo di un'auto senza servosterzo. In parole povere, quando voi girate sentite come degli ingranaggi che vanno a toccare. Con alcune auto direi che mi ci sono anche trovato meglio rispetto a non averlo e a simulare il servosterzo. Tuttavia con queste ultime impostazioni l'ho disattivato. Passiamo al NIN Natural Inertia. Questo è un sistema che va ad aggiungere un peso aggiuntivo sull'asse dello sterzo. Va a limitare le oscillazioni in partenza, ma peggiora quelle che già sono in atto. Quindi questi tre parametri comunque servono ad andare a correggere proprio il discorso delle oscillazioni. Se usate spesso le gruppo 1, teneteli presenti. Al momento anche questo ce l'ho disattivato. Questo parametro invece, che va ad agire sul force feedback, serve per renderlo un po' più fluido, ovvero va a lavorare sui dati che arrivano e li va a smorzare, a rendere più progressivi. Ecco, attenzione, perché un valore troppo alto andrà a rendere il volante con una resistenza come quella del Pongo, quindi non sarà per niente bello da guidare. Al momento ce l'ho su 11. Passiamo al FEI. Questo è un valore che va a regolare quanto intensi o fluidi saranno gli effetti di gioco. Io l'ho tenuto su 100. Questi tre parametri sono i parametri di gioco, invece non vanno ad influenzare, non modificano quello che arriva, non cambiano i dati di quello che arriva, ma ci fa solo scegliere che percentuale di forza. Il primo ad esempio, questo qui, Force Effect Strength, questo qui va a regolare la forza degli effetti di forza provenienti dal gioco. Questo va a regolare gli effetti di molla e questo gli effetti di smorzamento. Per il momento ce l'ho tutti al 100%, quindi molta resistenza sullo sterzo di tutto quello che arriva, lo sento al massimo, non sono andato a togliere nulla. Passiamo a queste altre tre impostazioni. Questa solo per chi ha una corona che ne sia capace, attiva la vibrazione sullo sterzo. Questo qui invece è il livello di sensibilità del pedale del freno. Una minore sensibilità, vedete qui come default lui la tiene al 50%, quindi voi lo troverete, se non l'avete mai modificato, al 50%. Se lo portate al 100% significa che dovete avere una forza maggiore per frenare tutto. Io invece l'ho abbassato perché utilizzo molto il freno in ingresso curva e posso parzializzare molto meglio tenendolo più basso, quindi ce l'ho al 30%. Questo qui invece attiva la funzione di vibrazione quando voi andate a frenare in base alla percentuale che scegliete voi. Di default è spento. Se lo mettete al 100%, quando voi avete la pressione totale del pedale,
il volante vibrerà, ma potete, la cosa importante è che potete impostarlo ad una percentuale diversa dal 100% per capire dove state arrivando col freno ed avere un avviso prima, soprattutto se non utilizzate ad esempio l'ABS. Questa è una cosa che può cambiare i risultati in pista. Per me è disattivata, al momento non ne ho necessità. E come ogni video spero di avervi fatto capire il funzionamento di queste impostazioni, il perché andare a modificarle e non avervi portato 5-6 numeri buttati là e dicendovi mettete questi e sarete più forti. Purtroppo non funziona così il mondo della simulazione di corse. Che voi reputiate Gran Turismo un simulatore o no, vale per tutti quanti a 360 gradi. L'auto, quando si possono modificare le impostazioni dei valori di guida, non è uguale e non è la stessa per nessuno di noi. Ci può essere una base di partenza migliore come una di partenza sbagliata, ma poi come una scarpa dovete averla precisa per il vostro piede, altrimenti o stringerà o sarà larga. Bene ragazzi, vi ringrazio di avermi seguito. Se questo video vi è piaciuto lasciate like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Tutti i miei iscritti hanno diritto ad uno sconto del 20% presso la Cockpit Tech Solution, azienda tutta italiana che produce postazioni di guida e sedili anche completamente personalizzati. Iscrivetemi a questa mail per ricevere il vostro coupon sconto. Ciao ragazzi, al prossimo video.